Questo qui è un narvalo. E fino a qui c'eravamo arrivati. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del mio cetaceo preferito, ovvero il narvalo. Ma prima di continuare lasciate like e iscrivetevi al canale. Vorrei tanto arrivare a 200 iscritti almeno entro il 31 dicembre. Tornando al narvalo, secondo voi cosa somiglia il narvalo? Io dico la mia, la vostra dite nei commenti. E ovviamente non giudicate. Comunque, secondo me, il narvalo sembra il risultato di una notte di passione tra una balena e un unicorno. Però qualcosa comunque onesto l'ho azzeccata. Infatti, per il suo aspetto viene anche soprannominato l'unicorno dei mari. Ed è anche un cetaceo, anche se però il suo parente più prossimo è quel testamolle del beluga. Adesso io vi dico una cosa bella e buona sul narvalo. Beh, in realtà quella cosa lunga e nodosa presente sulla faccia del narvalo non è un corno, è un dente! Comunque ragazzi, scherzi a parte, in effetti appunto c'è da chiedersi perché il dente del narvalo sia in un modo anziché nell'altro. E per capire perché dobbiamo vedere lui, un cucciolo di narvalo. Infatti, se notiamo lo scheletro del cucciolo di narvalo, possiamo anche vedere una cosa strana nel suo cranio. Aspettate, facciamo un po' di zoom. Oh, ecco qua. Si può vedere che il suo canino non è verticale come il resto dei suoi denti, ma bensì è orizzontale. Infatti questi poracci non solo vivono nelle acque fredde, ma addirittura gli succede una cosa strana, cioè almeno strana per noi ma normale per loro, dopo aver compiuto un anno di età. Infatti, dopo aver compiuto un anno di vita, canino sinistro del narvalo comincia a deruttare dalla gengiva, forando anche il labbro. E così, diciamo, si forma la famosissima zanna, che in genere si sviluppa nei maschi. Giusto? Ah! Cos'è questo obbrobrio? Ragazzi, non vi preoccupate, ho visto di peggio. Comunque, questo cranio dall'origine sconosciuta appartiene a un narvalo, in cui è eruttato pure il canino destro. Al momento non si sa dove è stato pescato, ma al giorno d'oggi è conservato presso il museo di Amburgo. E vi consiglio di non cercare dove è stato pescato perché è come scavarvi una fossa sotto i piedi. Ma vi dico solo che normalmente un narvalo vive in quest'area acqua. Quindi sì, gli orsi polari se ne hanno l'occasione mangiano pure i narvali. Comunque, tornando nel caso del narvalo doppia zanna, in più c'è una cosa ancora più rara che rende questo narvalo doppia zanna ancora più raro. Il fatto che è una femmina, perché appunto sono i narvali maschi solitamente a sviluppare una zanna. Però ogni tanto succede pure con le femmine. Ehi Germania, che ci fai qui? Ja, infatti hanno tedeschi piace esporre cose strane nei nostri musei. Infatti siamo stati il primo paese in mondo ad aver esposto il primo scheletro di spinosauro. Grazie Germania per il tuo intervento, ma questa è un'idea per un altro video. Allora, non perché il mio nome non inizia con la B, non lo chiedo. Però, come fanno i narvali a riprodursi? Beh, semplice, non si sa. Lo so, è brutto, però sono animali molto timidi. Non abbiamo nemmeno esemplari in cattività di narvalo, a differenza del suo cugino beluga. Però almeno sappiamo che la sua zanna ha un utilizzo, ovvero quello, diciamo, tra i maschi quando è periodo produttivo, di combattere e anche di trafiggere il ghiaccio sottile. E nel 2016 si è scoperto anche che la utilizzano per trafiggere i merluzzi. E allora ragazzi, con quest'ultima cosa io vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!